Salve care amiche e cari amici, qui vi racconto le rocambolesche avventure che ho avuto questa mattina per iniziare lo streaming, perché io volevo iniziarlo con la mia filmatrice convenzionale, cioè la mia camera di sempre, però questa volta non sono riuscito a fare lo streaming perché non mi ricordavo come si fa senza avere tutto il software che oggigiorno bisogna scaricare. Faccio questo streaming che vedo che peraltro si vede bene, meglio di come si sarebbe visto con la mia webcamera del 99, del 2000, salutando a tutte e tutti voi. Quindi un particolare saluto lo mando al nostro caro amico Renzo Montagnani Everything, e poi a tutte quelle persone che mi hanno invitato in gruppi di Facebook. Beh, niente, io approfittavo del giorno, del pomeriggio, che per fare un video e per raccontarvi delle cose che mi vengono a mente. Si è passati dalle tormente, dagli uragani, dai tornados che hanno colpito soprattutto le Key West e la Florida, Cuba, le Barbados, eccetera, ai diluvi in Italia, le frane, le alluvioni, le inondazioni, i nubifragi, e questo dopo un periodo di estrema siccità tanto in Italia come negli Stati Uniti. Che sta succedendo al clima? Che sta succedendo all'economia globale? Mi viene in mente come erano saggi gli antichi nativi d'America, che dicevano: voi per i dollari inquinate la terra, voi per i dollari oltraggiate la madre terra, voi per i dollari sterminate i bufali, perché gli Yankee passando col treno sparavano alle mandrie di bufali non per la carne del bufalo o per le pelli o per nulla, ma semplicemente per sterminare gli indiani d'America, gli aborigeni, i nativi. E in questo modo gli venivano a far mancare il cibo e morivano. Infatti c'erano delle valli ricoperte di bufali morti, hanno portato il bufalo quasi all'estinzione, non per mangiarlo come faceva il nordamericano vero, l'indiano o il nativo, ma per sterminare gli indiani. Come dire, vuoi uccidere tutti gli scoiattoli, devi tagliare tutti gli alberi del bosco. E questo era un oltraggio, oltre che alla dignità umana dei nativi, anche alla natura. E poi concludeva questo saggio indiano: dopo che avrete distrutto tutto il pianeta, ucciso tutti gli animali, reso irrespirabile l'aria perché bruciavano le foreste per mettere carne, per mettere però carne da pascolo, per creare mandrie da carne. I famosi cowboy erano i mandriani, che bruciavano i boschi per creare terre da pascolo, perché vivevano della carne che vendevano. Sterminavano i bufali per sterminare i nativi, ma distruggevano le foreste per produrre carne con le vacche, che poi andavano da costa a costa, la famosa conquista del West, che nei miti dei film nordamericani
erano terre inospite, inesplorate, solo vissute dagli indiani del Nord America. Invece non è così, perché gli indiani del Nord America erano già stati scocciati da spagnoli, portoghesi, olandesi che si erano stabiliti in California e nel centro. Quindi ogni tanto abbaiano dei cani. Quindi è un mito la conquista del Far West come terre vergini solo popolate da indiani che non le sapevano sfruttare. Altrimenti com'è che i nordamericani conquistano la California, il Texas, il Colorado, Nevada, che erano già degli stati che avevano nomi spagnoli? Quindi già gli indiani avevano sofferto l'attacco di olandesi, portoghesi, spagnoli. In più vanno gli inglesi verso l'ovest portando le mandrie, i famosi cowboy che lottano contro gli indios, gli indiani, i nativi. Però non si parla mai, non si accenna mai della lotta che c'è stata, le guerre con prima gli spagnoli e poi i messicani. E così uno si vede John Wayne che lotta solo contro i nativi, quando lo stesso John Wayne ha detto, quando gli hanno detto ma perché si è dovuto sterminare gli indiani, e lui ha detto perché non hanno potuto o voluto sfruttare quello che Dio e la naturalezza gli hanno messo a loro disposizione. Quindi come dire, questo saggio ha detto una volta che avete distrutto tutto, animali, natura, piante, acqua, aria, monti, terra, avrete oltraggiato tutto, inquinato il mare, sterminato i pesci dei fiumi, dei mari, inquinato l'acqua, eccetera. Che farete dei vostri dollari? Ve li mangerete? Ecco, noi stiamo arrivando a questo punto, soprattutto perché lo scellerato presidente dello stato che pretende essere la prima democrazia di tutto il mondo libero, sta provocando più di quanto ha fatto Obama prima e poi George Bush senior e poi junior, poi Corea del Nord che è appoggiata non a caso dalla Cina comunista, ma anche dalla Russia neocapitalista e neoliberale. Perché tutto questo? Perché giusto adesso? Probabilmente perché il presidente degli Stati Uniti ha dei problemi di politica interna, allora decide che è meglio flettere i muscoli e dire qualche cosa a vanvera, fare il mad dog, così da inorgoglire i propri cittadini nordamericani e fargli credere che sono governati da un presidente duro, da un presidente che c'ha la forza, come diceva Umberto Bossi ai leghisti: noi ce l'abbiamo duro, contro la corruzione andiamo, contro Roma ladrona. Poi si sono seduti in Parlamento, hanno avuto opportunità e beh, chi tanto bene predica razzola male. Anche loro sono finiti nel novero dei partiti di Roma ladrona. Le ricostruzioni di balconi, di appartamenti a carico degli iscritti del loro partito. Poi adesso ci pensa Salvini a riciclare la Lega, a dargli un'altra faccia, ma io non so in che paese siamo. Addirittura non so se alla Raggi l'hanno raggirato o ci sta raggirando. Grazie per i 3 like che mi avete dato. Adesso sono scesi, ah no, sono sì, sempre mi segue una persona che non so chi è, però c'ho 2 like, 3.
questo video penso che neanche farò una post produzione, perché ho visto che per quanto ai live gli si danno dei sottotitoli, dei link, gli si passa per Twitter, il numero di visioni non aumenta molto. Io perdon io ai miei video gli posto in Facebook, Instagram, Twitter, reti sociali, gruppi e pagine di Google Plus, di Facebook, di Yahoo, eccetera, non aumentano le visioni. Quindi adesso faccio questo live streaming al passo, non su due piedi ma seduto. Non ho potuto utilizzare la vecchia webcamera perché non mi ricordo più l'altra volta come ho fatto, ma d'altra parte sono perché io mi voglio risparmiare la batteria del cellulare, così mi dura di più. Purtroppo non è rimovibile la batteria, quindi sono 2 o 3 giorni che non accendo il cellulare e adesso consuma molto per fare un live streaming. Però ho messo lo schermo al minimo, tanto mi vedo dal computer, e quindi, come dire, preferisco fare questo live streaming e poi non pensare più all'edizione, editare il video, perché tanto non so, gli metterò i dati minimi. Però colgo l'occasione per infatti poi qua posso mettere che people e blogs, video location Roma, faccio tutto questo dal vivo, selezionare il linguaggio it, data di registrazione oggi, basta, altre cose non mi fa mettere, content, basta, va bene così. Informazioni basiche. Io spero che i miei live vi piacciono. Mettiamoci anche ecco, il link non si può. Allora colgo l'occasione per salutare ancora una volta il nostro amico Renzo Montagnani Everything, che mi segue in Instagram. Poi volevo salutare un altro amico, però non mi ricordo come si chiama. Allora che devo fare? Devo andarlo a vedere. E allegria, ci sono tanti che mi hanno salutato ultimamente. Ecco, saluto il mio amico Muzamil Mullahi Muhio. Thank you my dearest friend Muzamil Mullahi Muhio. He is a great Indian musician, so thank you very much Muzamil Mullahi, beg your pardon, thank you very much Muzamil Mullahi Muhio to following me. Ecco, ho salutato il mio amico Muzamil Mullahi, il suo nome artistico è Muhio. Seguitelo in YouTube perché fa dei video molto interessanti. Io ho anche pubblicato un video salutandolo, quindi il mio video nel quale lo saluto
si titola appunto Greeting to my musician friend Muzamil Mulayi Muyo and all my viewers from India, perché mi seguono molte persone dall'India. Dovete sapere che il 10% delle visioni del mio canale sono dall'India, e io prossimamente vorrò fare un video. Non lo faccio adesso perché non mi è venuto in mente, poi mi devo organizzare, ma nell'intenzione dovrebbe essere un video tutorial. Vediamo, perché ho raggiunto la bellezza di 460.612 visioni, purtroppo non in un unico video o in più di un video, ma ho raggiunto la bellezza di 460.000 visioni e 612 nel canale, quindi sono 460.612 visioni del canale, e volevo fare un video di come raggiungere 460.612 visioni, perché in quasi 5 anni, il 7 febbraio 2018, si compieranno esattamente 5 anni. Ho raggiunto quell'esperienza che mi basta per sapere un po' come fare video, quindi volevo condividerla con tutte e tutti voi e spiegarvi come ho fatto io a raggiungere 460.612 visioni alla data di oggi. Forse farò un video, se le visioni si accelerano, come raggiungere 500.000 di visioni nel canale. Io spero che per dicembre raggiungerò 1 milione di visioni, almeno mi danno un quadretto, una targhetta con un bottone di YouTube. Almeno vorrei raggiungere 1.000 iscritti, non so se ti danno qualcosa, però per 1 milione di visioni mi sembra che YouTube, o 500.000, 1 milione, ti dà un quadretto del denaro. Non so se ti danno $1.000, un quadretto, una stretta di mano rappresenta il postino che ti porta. Ah, è lei che ha raggiunto 1 milione di visioni, ti fa il postino prima di darti il pacco di AdSense. Sì, sono io, perché? E chi se ne frega, firmi qua. Vabbè, grazie. Allora, è pomeriggio, è passato il meriggio. Quanti di voi mi seguono? Mi segue una persona. Purtroppo non ho programmato questo live perché la diretta è così, sono le cose della diretta. In questi giorni ho visto in internet, perché purtroppo i libri non li ho più, ho visto degli spezzoni di Così parlò Bellavista, perché io avevo letto i libri di Luciano De Crescenzo negli anni 80 e sono veramente molto belli. Peccato che non si trovino più, penso. Però ho visto le interpretazioni che poi si è fatto di quei libri, sono veramente molto belli. Se voi avete l'occasione di comprarvi i libri di Luciano De Crescenzo, fatelo. Se invece volete guardare in YouTube gli spezzoni dei suoi film, fatelo. Se non volete fatelo, cioè non guardatelo. Ma è veramente molto forte Luciano De Crescenzo. Allora, questo video, come vedete, aggiusto un po' di cose, sarà disinteressato, fatto a cavolo di cane, perché tanto so che già non lo segue nessuno. Come massimo lo seguivano 4-5 persone, perlomeno mi sono cuccato 3 like. Peccato che i miei amici di Facebook, che saranno una trentina di persone, perché questo è il bello delle reti sociali, che è l'effetto valanga, l'effetto dominò. In Twitter mi seguono 8.000 persone, 8.000 iscritti, 8.000,
è un profilo Twitter che io ho dal 2013, però il 90% degli iscritti è dal 2016 che mi segue. Poi molti si disiscrivono, si disiscrivono. Io ho degli annunci di iscrizione di gente che si è iscritta e disiscritta 40 volte, e non sto scherzando. Non so perché, forse perché più iscritti raggiungo, più la gente si continua a iscrivere di nuovo. Quando si disiscrive io mi disiscrivo, allora si riscrivono. C'ho più di 8000. Le persone con le quali interagisco in Twitter, forse vi sembrerà strano, ma le persone con le quali più interagisco sono 2 o 3, e c'ho 8000 iscritti. Non mi disiscrivo da chi si iscrive, mi iscrivo, mi disiscrivo da chi si disiscrive. Però se posso dire ho 8000 followers, ci avrò 800 amici, 800 persone che, guarda, mi tengono occupato scrivendomi dei messaggi, e non riesco a rispondere a tutti. No, nessuno mi scrive, nessuno mi si fila neanche di striscio. Però quelli che mi scrivono saranno poche, per decine di persone, una volta all'anno. Però c'ho 8000 followers, e l'effetto valanga. In YouTube c'ho 700-800 iscritti, però quelli che veramente guardano i miei video saranno 20-30 persone degli iscritti, tutti gli altri sono esterni. In Facebook c'ho più di 1000 seguaci, però quelli che veramente interattuano con me sono dalle 10 alle 20 persone, forse una quindicina, e guardano anche i miei video. C'ho delle pagine di Facebook con centinaia o migliaia di iscritti, però quelli che guardano i miei video di YouTube saranno una decina. C'ho un gruppo sugli animali che ha più di 2000 iscritti, però quelli che veramente guardano i video saranno una decina. Quindi, come dire, uno si iscrive a gruppi, a pagine, segue altri ed è seguito da sempre più persone, però sono seguaci, sono contatti virtuali, cioè sono, anche se sono reali, sono contatti fake, sono iscritti fake. Quelli che veramente ti seguono degli iscritti sono pochi. Pure in Google Plus c'ho più di 300 seguaci, ma quelli che realmente leggono i miei post sono meno di 10 e che li ripostano. Quindi a tutti quelli che guarderanno il mio video presente, mi raccomando, condividetelo, commentatelo, e guardate gli altri miei video, iscrivetevi al canale e fate clic sulla campanella per avere attualizzazioni. Vi dico questo perché c'ho tanti iscritti che più si iscrivono più si continuano a iscrivere, però non ho una corrispondenza fra numero di iscritti e numero di visualizzazioni e cose del genere. Quindi alla fine che mi viene a me di avere 2000 seguaci o 8000 seguaci in Twitter e poi nessuno mi si fila, arriverò a avere 100.000 seguaci in Twitter cioè, poi il bello è che alle mie pubblicazioni riguardo i video di YouTube in Twitter c'ho 10.000 visualizzazioni del tweet, 500 retweet, 1000 like, ma soltanto 2 o 3 visioni del video. Com'è possibile che mi mettono addirittura 5.000 like, 5.000 retweet, 20.000 visioni del tweet, e poi il video lo vedono 2 o 3 volte? È assurdo. Cioè non c'è una corrispondenza fra il numero di volte che vedono il tweet, il numero di volte che vedono i link, il numero di volte che vedono il profilo, il numero di volte che mettono like, che twittano o ritwittano il tuo video,
perché molte volte ci sono delle persone, degli iscritti, che si prendono la briga di twittare il tuo tweet, cioè estrapolano l'informazione, prendono il link del video e si fanno un tweet loro, come se avessero twittato loro il tuo video, con degli hashtag che creano loro, prendono il link del video e te lo twittano, cosa che è un favore evidentemente, ma nessuno guarda il video, a pensare che sì, tutto il peso di queste cose non fa che ti twittano il video, ti ritwittano il tweet, mettono like, guardano il tuo tweet, bla bla bla, 20.000 volte, 30.000 volte, 100.000 volte che guardano il tweet, e il video l'hanno visto da una a 5 o 10 volte con molta fortuna. Io non so tutto questo che serva, stare a ritwittare i video in tweet, se lo guardano il tweet 100.000 volte e guardano il video una. Sono le contraddizioni della rete. Allora ancora una volta saluto dal vivo, che poi sarà che molti guarderanno questo video in differita, il nostro amico di Instagram, appassionato di Renzo Montagnani, grande attore italiano del cinema trash, il nostro amico di Instagram Renzo Montagnani Everything. Saluto il nostro amico che Muzamil Mulai, che si chiama, il nome artistico, Muglio. Hello to you, my Indian musician friend Muzamil Mulai Muglio, and to all my Indian friend that follow me on YouTube. Che dire, cari amiche ed amici, io ho fatto questo video in un lasso di tempo libero che ho avuto, perché la vita è tiranna, la vita di tutti noi, non Tirana, perché Tirana è la capitale dell'Albania ed è una città molto bella. Invece no, dicevo, è Tiranna con 2 n. No, perché a volte lo dico non per fare una battuta sulla capitale dell'Albania, ma lo dico perché noi romani tendiamo a non pronunciare la doppia lettera e a pronunciare una doppia lettera dove non c'è. La vita è tirana, molte volte si dice a Roma, è una vittoria tutta mia, e invece no, si dice la vita è tiranna, è una vittoria tutta mia. Invece anvedi, arrivederci, arrivederci, è stata una vittoria, arrivederci, arrivederci, è stata una vittoria, a momes, e cioè il concetto è quello. Quindi vabbè, bando alle ciance, che nessuno ancora mi ha spiegato che significa. Vi ringrazio tutti quelli che mi hanno commentato i miei video ultimamente, tanto alle persone che hanno manifestato i loro apprezzamenti critici, come alle persone a cui i miei video sono piaciuti. Avrei molti argomenti da trattare, ma li vorrei esporre in modo sistematico, organico. Che dire, poi sembra che a nessuno di voi gli interessi la letteratura, perché come potrete vedere a me sì, guardate tutti i libri che ho, sto rileggendo le opere
di Howard Philip Lovecraft, tutti i racconti 1907 perdono, perché leggevo 1927 1930, altro che 1907, quelli li ho già letti. È molto incredibile. Il sentimento più forte e più antico dell'animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell'ignoto. Chi legge Lovecraft lo rilegge, quindi vi consiglio di leggerlo. I libri, per quanto cari vi possano sembrare, sono la cosa più economica, non consumano elettricità, e poi questo mi è costato 15.000 lire alla fine degli anni 90. Anche se ti costano 30 euro, 40 euro, durano una vita, perché non gli devi attualizzare, non scadono le licenze, non è che si cancellano dalla memoria, non è un formato che non puoi più aprire, li apri quando vuoi, li leggi nel punto che vuoi, sono facili da leggere, non come i libri digitali che a volte scarichi gratuitamente un libro digitale, però sono devi fare lo scrolling e hanno più di 80 pagine, e come fai a mantenere il segno di dove sei arrivato? Invece col libro metti un segnalibro, un pezzo di carta, e poi ripartire da dove sei arrivato. Io ogni volta interrompo prevalentemente dal nell'ultimo, arrivo al capitolo, a finire il capitolo, per ricordarmi poi, se leggo dopo una settimana il libro, dove sono arrivato. Non interrompo il capitolo. Quindi se è un capitolo di 100 pagine devo finire di leggere tutto il capitolo, e a volte faccio tardi di notte. Ma i libri ti accompagnano, costano poco, ci metti molto a leggerli, sono un buon passatempo, fanno bene al cervello, ti tengono occupato e non senti la necessità di spendere soldi, di uscire di casa, perché con i libri nel tempo libero, i libri ti possono anche durare una settimana o più, ci sono libri anche di 2000 pagine, opere complete, come degli astucci di 4 5 8 libri. Per esempio, guarda qua, questo è un cofanetto di libri, cofanetto si fa per dire, di libri tascabili. L'ho comprato nella Feltrinelli, nella libreria Feltrinelli, ma è della Newton Compton Editori, e tutti i romanzi, le novelle ed il teatro di Pirandello. Guarda qua che scatolone che è, guardalo, guarda bene. Ci sono 3 tomi, ma con questi 3 tomi ci vai avanti 2 anni magari, o 3, a leggerli. Se sei lento come me nella lettura, ci puoi mettere anche 6 anni a leggere questi libri. Questo po' di roba mi è costato credo 21.000 lire, 50.000 lire dell'epoca, non so, nella fine degli anni 90. Non voglio staccare l'etichetta, però mi sembra 29-30.000 lire, una cosa così. Guarda, questo po' di roba, 30-40.000 lire, 20 euro, 20-30 euro. Ecco, ti compri tutta l'opera di Pirandello, che è pesante, peserà 2 o 3 kg, e quando la finisci, quindi ti risparmi, perché sono ore, ore, giorni, e se sei molto lento, anni di lettura. E quindi voglio dire, capito? Non è come una cosa. Prova a scaricarti questo in libro digitale, voglio vedere quanta energia spendi per ricaricare il cellulare, il tablet, o per stare al computer a leggerlo. I libri si leggono in carta, perché altrimenti voglio vedere in quanto tempo leggi tutta l'opera di Pirandello in formato digitale, in un mezzo tecnologico. L'energia che spendi, la luce, capito? Ti scarichi 1 milione di volte il cellulare. Allora, eccoci qua di nuovo.
ormai sto da 35 minuti facendo questo streaming. Non voglio rubare più tempo a tutte e tutti voi che avrete qualcosa da fare, perché di solito di pomeriggio si ha molto da fare, soprattutto di sabato. Un'osservazione: questo 11 di settembre che è già passato è passato in sordina, perché i disastri naturali sono stati così catastrofici che sono stati più mortali per l'economia nordamericana che l'11 settembre del 2001. Non so se prima ho detto 2011. Questo 11 settembre 2001 non è stato commemorato in queste, cioè questo 11 settembre 2017 non ha visto le commemorazioni dell'11 settembre 2001 perché i disastri naturali sono tanto in Texas come in Florida, e se ne aspettano altri, perché la stagione degli uragani, dei cicloni, dei tornados non è finita. Ha mandato in sordina tutte le, diciamo, la versione del regime circa gli attentati. C'hanno più problemi a cui pensare. Addirittura ha festeggiato, si dice, il leader della Corea del Nord, perché lui, senza lanciare una sola, sganciare una sola bomba atomica o sparare un solo missile termonucleare, bomba all'idrogeno H, ha visto danni devastanti in Nord America, e molti hanno detto che nel sud della Florida è come se fosse stata bombardata, di interi quartieri rassi al suolo, e si sono salvati perché l'occhio dell'uragano Irma non è passata per il condado di Dade, che è quello più popolato, è quello dove c'è il downtown di Miami, North Miami Beach, North Miami, più densamente popolato, ricco in edifici, ricco in centri commerciali, in fabbriche, ospedali, università. Ha preso tutte le zone turistiche costiere, perché se sarebbe passato per il centro della Florida anche a categoria 3 o 2, avrebbe distrutto molte più cose di quelle che ha distrutto, avrebbe distrutto molti più edifici, perché per quanto sono a prova di uragano, se ci passa sopra l'occhio del ciclone lo suziona direttamente in aria. Quindi si sono salvati dall'avere un'ecatombe economica, perché se hanno dovuto evacuare più di 6 milioni di persone, 1,5 milioni sono rimasti senza servizi elettrici, acqua, telefono, internet, reti cloacali. Però se fosse passato Irma per le zone più densamente abitate e costruite, altro che i miliardi di dollari che gli servono adesso di ricostruzione, forse avrebbero avuto bisogno di centinaia di miliardi o centinaia di migliaia di miliardi. Invece si sono per questa volta salvati. Ma Florida sta nel mezzo del corridoio degli uragani, il famoso corridoio degli uragani, che sempre vengono con degli anticicloni e dei tornado tutto intorno, e non si sa il prossimo che magnitudo avrà o per dove passerà, perché può essere magari che arriva di magnitudo inferiore, però toccherà suolo. Poi adesso che già ha piovuto così tanto si inonderanno più facilmente, e anche se è di categoria 4, 3 o 2 al toccare il suolo, però se passa in una zona densamente abitata con tantissimi edifici, i danni saranno molto più devastanti. Quindi si sono salvati tanto in Dallas, nel Texas, in Irving, come in Florida e nelle Key West, forse a Cuba di meno. E c'erano altri 2 uragani che si sono spenti nell'Atlantico. Speriamo che non arrivino altri. Vorrà dire che non esulterà tanto il leader della Corea del Nord,
però ecco, gli Stati Uniti hanno il problema climatico che non vogliono riconoscere e hanno il problema con Nord Corea che dopo averli provocati così a lungo, perché Putin ha detto Nord Corea deve finirla con le provocazioni, ma è anche vero che chi non ha avuto armi per difendersi come Saddam Hussein e Bashar al-Assad e Muhammad Gheddafi sono stati attaccati e nel caso di Gheddafi e di Saddam Hussein distrutti, perché sono bravi i nordamericani a fare delle guerre asimmetriche, come anche nei Balcani, nella ex Jugoslavia, a fomentare la guerra fra che tanto odio hanno già fra di loro, fra ucraini e russi. Però o come è successo fra moldavi e transmisti, però quando uno ha i denti e le unghie per difendersi, come Corea del Nord, che è una minaccia, nel senso che se lo attacchi reagisce, il leader di Corea del Nord, allora lì sì che sono più misurati, molto più contenuti. Se non sei una minaccia ti aggrediscono, se sei una minaccia negoziano, come ha fatto Barack Obama, come anche ha fatto Bush Junior, che diceva prima dell'attacco dell'11 settembre 2001 che bisognava distruggere gli stati canaglia che informavano l'asse del male: Libia, Somalia, Siria, Iraq, Iran, Cina, Corea del Nord, Cuba e anche Venezuela. E poi con il pretesto dell'11 settembre 2001, che quest'anno non si è festeggiato o celebrato o commemorato per via delle disgrazie naturali che Nord America ha sofferto, hanno avuto il pretesto di iniziare prima la guerra contro l'Afghanistan e la Somalia, poi le primavere arabe, addirittura contro Egitto, che non stava nell'asse del male perché erano loro alleati, ma hanno lo stesso fatto cadere Mubarak, che era loro suddito, e adesso si rivolgono come da copione contro Corea del Nord, forse nell'intento di provocare Cina e Russia. Che cosa abbiano in progetto di fare non si sa, se veramente gli sfuggirà la cosa dal loro controllo, perché sia che attacchino Corea del Nord sia che siano attaccati Cina comunista alleata di Corea del Nord, che già ho spiegato in un altro live, che li appoggiano economicamente nonostante le sanzioni, e la Russia di Putin, che anche dice Corea del Nord si arma per difendersi. Che faranno? Staranno da guardare o no? E se si involucrano e Corea del Nord attacca Corea del Sud e Giappone, Stati Uniti attaccano Corea del Nord, sia che inizino gli Stati Uniti che inizi Corea del Nord, che faranno Cina e Russia? Attaccheranno anche loro, allora diventerà una cosa mondiale. Soprattutto Italia ed Europa saranno attaccati perché obiettivi NATO, e in modo particolare poi potranno anche iniziare con questo pretesto delle guerre periferiche fra India e Pakistan, fra Iran e da un lato e i paesi satelliti di Iran come Iraq oggigiorno, Siria e Libano e gli Hezbollah, e dall'altro, guarda caso, Israele, ma anche Arabia Saudita ed Emirati Arabi, perché non tutti lo sanno, Arabia Saudita e gli Emirati Arabi sono alleati già da molto tempo di Israele e degli Stati Uniti, per questo che Bin Laden e Al Qaeda erano anche nemici di Arabia Saudita e delle frazioni wahhabite safadite wahhabite degli Emirati Arabi, perché ci sono tante sette, no? I safarditi e i wahhabiti degli Emirati Arabi e degli arabi in generale, degli arabi sauditi, non sempre sono amici di Al Qaeda o dell'ISIS, anche se hanno le loro milizie armate fondamentaliste, e quindi si può scatenare una cosa globale.
i missili nordcoreani possono arrivare in europa, oppure i russi per contrattaccare possono colpire obiettivi nato in europa, come lo possono fare i cinesi, perché i nordamericani attaccheranno anche Cina e Russia, i nordcoreani attaccheranno i sudcoreani e il Giappone contrattaccherà insieme a Corea del Sud contro Corea del Nord. Poi bisogna dire che i missili antimissili possono detettare e colpire a tempo i missili nordcoreani, ma se li colpiscono nella perpendicolare o vicino all'obiettivo, l'esplosione di un missile nucleare, batteriologico o chimico è così forte che lo stesso riuscirà a provocare dei danni, perché per esempio un missile all'idrogeno, anche se non cade sulla perpendicolare di una città alla quota ideale ma molto più in alto, non sempre un missile che va contro un altro missile neutralizza la forza di impatto di quel missile. Ma beh, vi lascio, adesso ho da fare. Alla prossima.